Ciao a tutti e oggi vedremo di spiegare in maniera dettagliata la storia di Subnautica. La nave Aurora della potentissima Alterra Corporation viene inviata ai confini dello spazio federale con una doppia missione: la costruzione di una phase gate e il ritrovamento della Degasi. Avvicinandosi al pianeta Oceano 4546b, l'Aurora è colpita da un impulso di energia sconosciuto ed è costretta ad ammarrare. Il nostro protagonista sarà così costretto a salvarsi utilizzando una capsula di emergenza. Utilizzata la capsula, riuscirà ad arrivare su un pianeta sconosciuto. Qua avrà il primo incidente, dovrà riparare la capsula. Noi impersoneremo il protagonista di questo gioco e dovremo sopravvivere su un pianeta nuovo e misterioso. Praticamente sarà un pianeta completamente sottomarino, ma anche con una presenza aliena. Nei primi minuti di gioco dovremo imparare a sopravvivere, soprattutto a cacciare i pesci e quindi riuscire a sopravvivere grazie a loro. Questi ci daranno la possibilità di bere e di mangiare. I tentativi di mandare un SOS sfociano finalmente nell'arrivo di una nave commerciale di passaggio, la Sunbeam. Tentando di recuperare il protagonista, la nave scende verso la superficie, ma viene abbattuta da un cannone energetico di una postazione di difesa. Una volta che avremo individuato la tavoletta viola, potremo entrare nella postazione dove all'interno c'è il cannone che appunto va a colpire tutte le astronavi. Tentando di disattivare la postazione, si scopre la presenza di un batterio altamente infettivo e letale chiamato Kara, che nel frattempo ha infettato anche il protagonista. Proseguendo l'avventura, il protagonista viene contattato telepaticamente da una misteriosa creatura che lo guida verso di lei e si scopre a mano la storia del pianeta. In origine era abitato dai precursori, una razza aliena tecnologicamente avanzata. Sul pianeta questi avevano costruito alcune strutture per studiare il batterio e trovarne la cura. Ma un incidente avvenuto 1000 anni prima ha causato la fuoriuscita del virus dai laboratori e la conseguente diffusione. Subito venne attuata la procedura di quarantena e chiunque tenti di avvicinarsi o allontanarsi dal pianeta viene abbattuto dalla piattaforma, quindi quella piattaforma che ha quella costruzione di un cannone che abbiamo visto sulla piccola isola, che può essere comunque disattivata solo da esseri umani o individui sani. Il nostro protagonista a questo punto cerca di andare a trovare una cura per se stesso in modo da debellare il virus. Viene così a conoscenza che la cura è un enzima particolare, l'enzima 42, che è prodotto dai cuccioli di imperatore del mare, una creatura prossima all'estinzione. L'unico esemplare vivente e le sue uova sono rinchiusi in una delle basi dei precursori. I precursori, ossia i nostri alieni, non avevano rispettato le condizioni di schiusa necessarie, non riuscendo così a ottenere l'enzima. Si scopre poi che l'equipaggio della Degasi è ormai completamente defunto, ucciso dai predatori oppure dal virus. Non è molto chiaro questo passaggio. Una volta che riusciamo a individuare la vasca con l'imperatrice e le uova, veniamo a conoscenza che praticamente lei non era riuscita a dialogare con i precursori. Più che altro non era stata in grado di comunicare con loro e non era riuscita a spiegare il giusto procedimento per far sì che le uova si schiudessero. Invece,
tramite il feeling che aveva con il nostro protagonista, quindi con noi, invece riesce a spiegare come fare. Alla fine riusciremo a fare un patto con lei. In pratica dobbiamo far nascere i suoi cuccioli e liberarli nell'oceano. Se riusciremo nell'impresa, in cambio lei ci regalerà l'enzima 42, ossia la cura per il potente virus. Sigillato il patto, finalmente ci regala l'enzima per poter schiudere le uova. A questo punto dobbiamo trovare tutti gli ingredienti per riuscire a far rifunzionare l'incubatrice. Una volta che li abbiamo trovati, dovremo tornare nella piscina dove ci sono le uova e quindi riattivare il processo di schiusa. A questo punto nasceranno i piccoli che, per ringraziarci di ciò che abbiamo fatto, ci rilasceranno l'enzima 42. Ecco il nostro piccolo amico che ci sputa l'enzima e si tratta di una pallina miracolosa. Una volta che riusciamo a raccoglierla, la possiamo utilizzare e a questo punto saremo guariti completamente dal virus. Una volta che siamo ritornati in piena salute, possiamo ritornare all'isola dove c'era la postazione con il cannone, in modo da poter disattivare questa potentissima arma. Una volta compiuto il miracolo, però, la mamma va a morire. Infatti il suo unico scopo era quello di vedere i propri piccoli liberati. Ormai la nostra storia sta giungendo alla fine e quindi è anche un finale piacevole. Dunque, ora mi sono recata qui, appunto come vi spiegavo prima, per andare a disattivare definitivamente il cannone, in modo che così non vada più ad abbattere nessun astronave. Una volta spento il tutto, finalmente potrò costruirmi il razzo per poter abbandonare il pianeta. A questo punto il nostro protagonista non dovrà altro che tornare in base e costruire il razzo che lo aiuterà a lasciare il pianeta definitivamente. Questa è tutta la storia di Subnautica spiegata nel dettaglio. Come potete vedere, qua inizia il conto alla rovescia per quanto riguarda il lancio del razzo e a questo punto finalmente sarò a casa presto. Ok ragazzi, anche questa avventura è terminata. Ne vedremo tante altre e per farlo iscrivetevi al canale e naturalmente attivate la campanella. Se avete delle domande fatele qui sotto nei commenti. Ciao e alla prossima!